Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione, bentornati sul mio canale. Sabato scorso, scusatemi, non sono riuscito a pubblicare il video che oramai vi accompagna da 2 anni ogni sabato alle 2, ma sono stato in Fiera Host e volevo fare una diretta, ma purtroppo la connessione non era buona e quindi ero impegnato ad Host. Sono stato 2 giorni in questa fiera a Milano che si svolge ogni 2 anni ed è la fiera della ristorazione e dell'ospitalità. Quindi all'interno si trova tutto quello che serve per fare ristorazione e ospitalità, quindi a partire dalle stoviglie, materiali, arredo, ma anche materie prime e prodotti pronti, quindi c'era anche tutto il nostro amato mondo del caffè, quindi assolutamente non potevo mancare. Quindi questo video sarà veramente un video speciale e vi consiglio di seguire fino alla fine perché vi racconterò e vi porterò con me in fiera a vedere tutte le novità più succulente del mondo che tanto amiamo, che è quello del caffè. Quindi rimanete fino alla fine e sempre alla fine premierò chi di voi ha commentato lo scorso video e vi ricordo sempre che commentare il video vi permette di poter vincere la settimana dopo un simpatico premio che sono le mie miscele in degustazione, ma inoltre aiuterà questo canale a crescere perché YouTube apprezza chi commenta e chi lascia un like a questo video. Quindi rimanete incollati a questo video perché le novità sono talmente tante che veramente non vedo l'ora di raccontarvele, ma iniziamo subito. Ok, allora vi dicevo, sono stato in questa fiera Milano Host che si fa ogni 2 anni e forse il fatto che appunto mancava da 2 anni, c'è stato di mezzo tutto questo blocco delle fiere, gli espositori hanno portato veramente tante novità e alcune veramente sorprendenti e non vedo l'ora di raccontarvele. Le migliori ve le lascio alla fine, quindi rimanete incollati a guardare tutto il video. Parliamo delle novità del caffè. Allora, innanzitutto sul caffè si respira una brutta aria perché purtroppo l'aumento del costo di nolo, del nolo navale, ovvero del costo del container, sta aumentando tantissimo. In più ci sono stati anche dei problemi per quanto riguarda alcune piantagioni, soprattutto in Brasile per cause climatiche. Questo ha fatto sì che il prezzo del caffè crudo stia schizzando alle stelle e questo avrà degli impatti anche sul costo in tazzina. Tutti i torrefattori, compreso me, purtroppo saranno costretti ad aumentare, quindi su questo aspetto c'era un po' di tristezza e teniamoci pronti a degli aumenti sul caffè che potrebbero avvenire anche al bar purtroppo. Mentre parliamo delle novità positive, innanzitutto finalmente arriva la prima compatibile per Nespresso Vertuo. La fa Barbaro, che è un produttore di caffè napoletano, specializzato nel fare tutti i formati. Veramente Barbaro fa tutte le compatibilità che io conosca, Barbaro ha sicuramente la compatibile per questo formato e soprattutto finalmente arriva una compatibile della Nespresso Vertuo, dove come sapete c'è il brevetto e nessun altro produttore aveva fatto una compatibile, invece Barbaro è riuscito e quindi sono sorpreso da questa cosa, spero di poterla vendere presto al mio sito che trovate in descrizione ed è una novità che sicuramente per chi ha Nespresso Vertuo trovare una miscela caratterizzata appunto in stile napoletano potrà essere sicuramente piacevole. Altra novità molto impattante è che l'ollo si rifà il look a partire praticamente, mi hanno detto in azienda, appena finiscono le cialde vecchie arriveranno queste nuove, quindi tendenzialmente fine anno, inizio dell'anno prossimo. La cialda diventa compostabile in un incarto in plastica riciclabile e questo fa sì che cambierà tutto il look ed è un impatto molto importante perché come sapete l'ollo lo conoscete tutti, è presente ovunque e quindi trovare tutte le confezioni di Lollo riviste e soprattutto con queste scelte che vanno verso l'ambiente è sicuramente una cosa che fa piacere. Io vi ricordo che cialde e capsule inquinano soprattutto se noi non facciamo una buona differenziata. Quindi se noi facciamo una buona differenziata, soprattutto scegliendo una cialda, si può rispettare l'ambiente perché la plastica, l'involucro in plastica lo mettete nella plastica riciclabile e la cialda lo mettete nel compost. Queste le novità principali sul caffè che mi sono sentito veramente in dovere di raccontarvi perché sono veramente impattanti, ma adesso passiamo alla parte succulenta, ovvero le macchine del caffè. C'erano tantissime novità, io mi soffermo su 3 produttori principali che hanno portato secondo me le maggiori novità. La prima è Spinel, il produttore di macchine da caffè che ha fatto la versione di Ciao anche per altre compatibilità. Quindi la Ciao che noi siamo abituati a trovare, la trovate anche sul mio sito nell'ultima versione 2021, che è quella che vi consiglio. Prendete sempre macchine aggiornate all'ultimo anno perché spesso se non comprate siti affidabili vi potrebbe arrivare una macchina che non è l'ultima revisione e quindi io vi consiglio l'ultima versione di Ciao che trovate sul mio sito che ha delle migliorie, anche alcune invisibili. Ma la Ciao finalmente arriva fatta da Spinel anche per altri formati, di cui il principale e secondo me il più importante è che arriva la Ciao per a modo mio. Quindi per la prima volta per la capsula a modo mio arriva una macchina made in Italy di tutt'altra fattura rispetto a quelle
diciamo più leggere, made in Cina, totalmente in plastica che siamo abituati a vedere, arriva una macchina italiana made in Italy, fatta appunto da un produttore storico come Spinel, anche per formato a modo mio. Poi ci sono altre compatibilità per circuiti chiusi, per la Nespresso da ufficio, quella rotonda, quindi è una novità che sicuramente avrà un impatto. Vedremo se il consumatore che sceglie a modo mio avrà voglia di spendere qualcosa in più per avere una macchina migliore, oppure chi è appassionato di caffè vuole una macchina migliore tornerà e rimarrà a volere una macchina a cialde con tutti i vantaggi delle cialde sia in termini di ambiente che di costo. Questo per quanto riguarda Spinel. Faber ha portato tante novità, tra cui l'Agenta, che è una macchina pensata per la ristorazione, ha un costo ovviamente elevato perché è una macchina professionale da un look incredibile e probabilmente ne farò un video dedicato per tutti quei ristoranti B&B che vogliono una macchina speciale. Hanno un look veramente incredibile, sarebbe bello possederle anche in casa, ma ovviamente hanno dei costi proprio per questi materiali veramente poco sostenibili per un utilizzo casalingo. Però la linea Agenta quindi è stata totalmente rinnovata, è in commercio, sia un braccio che due bracci, sia modello con anche vapore e sono veramente bellissime. Altre novità di Faber: si completa la linea Supreme, che è una linea edizione limitata. Di ogni colore ci sono solo 700 pezzi e non ne verranno prodotti di più. Conoscevamo la Dubai, ma sono arrivate anche le altre città che adesso non ricordo tutta a memoria, ma sicuramente c'è Berlino, Copenaghen, Praga, e sono esclusivamente a tiratura limitata. Sono 700 pezzi, esauriti quelli non saranno più disponibili, e anche queste sono riuscito a stringere un accordo con Faber che le troverete sul mio sito. Sono pezzi veramente da collezione, Faber li produce uno a uno artigianalmente, sono tutti diversi per le finiture e saranno veramente dei pezzi da collezione, e sono orgoglioso di poterli presentare sul mio sito, e voi finalmente potete ordinarli al mio sito in maniera tale da avere tutta l'assistenza ufficiale Faber, ma anche la mia assistenza che si aggiunge a quella già di Faber, e quindi potrete entrare nel mio gruppo Facebook privato, oltre ad avere tutta la mia assistenza tramite WhatsApp per qualsiasi piccolo dubbio. Ma la novità più grande di Faber, che ha sorpreso un po' tutti, è sulla scia del successo della Deluxe, che mi raccomando trovate la recensione, ed è la macchina più completa di Faber e che io mi sento di consigliare sia per bellezza e per qualità del caffè. È uscita la nuova Mini Faber Deluxe. È sostanzialmente una Deluxe normale, semplicemente in formato miniatura, quindi non c'è alcun risparmio sotto il profilo della tecnologia, è la stessa macchina, semplicemente si è miniaturizzato il tutto. La cosa bella è che abbiamo stretto un accordo con Faber che il primo lotto di produzione, che per Faber conta di far arrivare entro la fine dell'anno, sarà riservato a me e ai miei clienti. Quindi troverete sul mio sito, che trovate in descrizione, la possibilità di prenotarla prestissimo, e voi sarete, chi avrà scelto il mio sito, sarete i primi a riceverla, perché appunto abbiamo questa esclusiva con Faber che il primo lotto di produzione sarà riservato ai miei clienti. Io ovviamente, come sempre, farò di tutto per farvi avere il miglior prezzo, ed è una macchina che veramente mi ha colpito, perché al contrario della Mini Slot, su cui avevo mosso qualche critica se avete visto la mia recensione, vederla mi sembra veramente semplicemente una Deluxe in formato mini, adatta proprio a chi si lamentava che la Deluxe era un po' troppo ingombrante. Veramente mi ha sorpreso, ci sarà in tutti i colori che c'è la Deluxe grande, è veramente una macchina sorprendente, mi è piaciuta molto e sono sicuro che anche voi l'apprezzerete tantissimo. Chiudiamo il giro delle novità con Aroma. Anche Aroma mi ha sorpreso, ha portato delle novità interessantissime in fiera, tra cui un'altra edizione limitata che ha chiamato Inferno, che è un bicolore nero red molto aggressivo. Per chi è amante di una macchina veramente dai colori decisi, è una macchina anche questa in edizione limitata, così come l'edizione pink. In più Aroma ha esposto la nuova Lollina e la nuova macchina per Kimbo, che troverete anche queste sul mio sito, e poi c'erano ulteriori colori della Cubic, che come sapete è una macchina che è già stata annunciata e finalmente c'è una data di arrivo, si parla comunque dell'anno prossimo. Anche con Aroma, con la partnership che abbiamo ottenuto un'esclusiva, che le prime 50 Cubic che verranno prodotte in maniera definitiva saranno per i miei clienti, quindi troverete sul mio sito prestissimo la possibilità di prenotarle, e quindi i primi possessori di Cubic sarete ovviamente voi. Fortunatamente chi compra il mio sito mi permette di poter stringere con questi produttori di macchine questi accordi, e far sì che chi sceglie me, chi dà fiducia a me comprando al mio sito, riesce ad avere degli esclusivi vantaggi, come ad esempio avere le macchine in anteprima. E quindi io ringrazio tutti voi che in questi anni mi state dando una mano a sostenere appunto il mio lavoro.
Poi per chi aspetta la recensione della Cubic, io aspetto il modello definitivo che Aroma ovviamente mi farà avere, a quel punto farò la recensione e vi farò sapere come farà il caffè. Di certo una macchina che punta tutto al design e alla tecnologia, e quindi per tutti noi amanti del caffè sicuramente ci troviamo già bene con l'Aroma Plus, di cui vi farò un ulteriore speciale per farvi vedere come è fatta dentro e perché io mi sento di consigliarla e la ritengo ancora un'ottima macchina, e quindi non ha senso aspettare la Cubic. La Cubic sicuramente ha senso aspettarla per chi ama quel design inconfondibile e vuole spendere tanto di più però per avere un oggetto di design totalmente diverso. Ma la sorpresa più grande di questa fiera e dello stand Aroma è stata la nuova macchina di Aroma. Una macchina coloratissima, veramente strettissima, teeny, veramente molto teeny, coloratissima e soprattutto a un prezzo molto accessibile. Anche questa arriverà per Natale, mi hanno promesso, e anche con loro le prime che faranno arriveranno ovviamente sul mio sito che trovate in descrizione. È una macchina che appunto riprende la meccanica della mia, quindi funziona come la mia. È una macchina economica perché il prezzo andrà veramente al più accessibile che trovate per una macchina a cialde, però mi ha sorpreso veramente nel design. È veramente piccolissima, veramente starà bene in tutti gli spazi perché una macchina così piccola forse non si era mai vista, e soprattutto ha questi colori che veramente mi sono piaciuti tantissimo, e per me è un po' la più grande sorpresa sotto il profilo delle macchine di questa fiera. Poi in fiera c'erano tantissime altre novità, ma io vi ho fatto il riassunto di quelle principali. Per tutti gli altri dubbi e curiosità potete scrivermi nei commenti e sarà per me un piacere rispondervi. Di tutte queste novità che vi ho raccontato, ovviamente nei prossimi video farò degli approfondimenti, farò la recensione della Mini Deluxe, ma soprattutto quando saranno disponibili i preordini, e io ve lo annuncerò tramite i canali social, sia il mio gruppo Facebook privato, che saranno i primi ad avere la notizia, sia a tutti voi vi avviserò della possibilità di fare questi preordini. Mi raccomando, vi consiglio di prenotarle, perché è vero che saremo i primi ad avere queste macchine, ma è vero anche che la produzione all'inizio partirà con pochi pezzi, e quindi chi prima l'avrà prenotato ovviamente avrà la priorità nelle spedizioni, e fortunatamente sono riuscito a strappare a queste aziende questa esclusiva di darle prima ai miei clienti, e sono veramente tanto orgoglioso di ciò, perché vuol dire che le aziende apprezzano tutto il supporto e il sostegno che ho nei vostri confronti nell'aiutarvi a scegliere una macchina e soprattutto nell'assistervi nell'assistenza post vendita. Prima di chiudere il video, ogni promessa è debito. Vediamo chi ha commentato l'ultimo video e vediamo chi il tool sorteggerà per ricevere un omaggio alle mie miscele. Vince Chiesesan89. Bene, un po' difficile il nick. Scrivimi nella mail che trovi in descrizione che macchina utilizzi, il tuo indirizzo e un tuo cellulare per il corriere. Sarò lieto di omaggiarti le mie miscele ed è un piccolo regalo per voi che mi seguite sempre. Con questo vi saluto e ci vediamo sabato prossimo alle 2.